tutti, benvenuti nel mio canale. Come state? Spero bene. Oggi sono qui per presentarvi la ricetta della polacca aversana, un dolce campano tipico di Aversa, ma oggi molto diffuso anche in tante pasticcerie napoletane. È un dolce molto semplice ma veramente goloso, composto da una soffice pasta brioche ripiena di abbondante crema pasticcera e amarene sciroppate. È un dolce che si può realizzare in due versioni, ovvero la versione tradizionale a forma di torta come l'ho preparata io e la versione più piccina che per forma e dimensioni ricorda il cornetto. Se vi interessa conoscere la storia di questo dolce, ve la lascio scritta nella descrizione del video qui sotto, ok? Bene, colgo l'occasione per ringraziare tutti voi che mi seguite, che mi scrivete deliziosi commenti, parole gentili e affettuose, grazie. E continuate a scrivermi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa ricetta, se avete dubbi, perplessità, se volete semplicemente salutarmi, io come sempre vi risponderò con grande gioia. Se state passando di qui per la prima volta, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella, in questo modo riceverete le notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Mi raccomando, condividete sui vostri social con i vostri amici le mie ricette, in questo modo mi aiuterete a far crescere sempre più questo canale. Io adesso vi lascio al video, vi ringrazio ancora di vero cuore e ci vediamo presto. Ciao, buona visione! Prima di tutto preparare la crema. Scaldare 500 ml di latte con i semi di una bacca di vaniglia. Il latte non dovrà raggiungere il bollore. Intanto in una ciotola mescolare 4 tuorli di uova medie e 160 g di zucchero. Mescolare fino ad ottenere una cremina. A questo punto aggiungere un pizzico di sale e mescolare. Unire al composto 60 g di amido di mais. Mescolare fino ad incorporare completamente l'amido al composto. Aggiungere un po' alla volta il latte caldo passandolo al colino. Mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo e senza agrumi. Versare il composto in un pentolino. Porre sul fuoco a fiamma moderata e mescolare continuamente fino a quando il composto inizia ad addensare e a sfiorare il bollore. A questo punto la crema è pronta. Trasferire la crema in una ciotola possibilmente fredda, cioè tenuta in congelatore almeno 30 minuti, per abbassare velocemente la temperatura della crema. Mescolare energicamente la crema per eliminare eventuali grumi e per renderla lucida. Coprire la crema con la pellicola a contatto e lasciarla raffreddare completamente a temperatura ambiente, poi in frigorifero. Potete preparare la crema con un giorno di anticipo e conservarla in frigorifero fino all'utilizzo. A questo punto occupiamoci dell'impasto. Nella ciotola della planetaria inserire 270 g di farina, una farina forte con 14 g di proteine. Aggiungere 125 g di latte tiepido, 15 g di miele millefiori, 3 g di lievito di birra secco, montare il gancio e iniziare a mescolare. Dopo alcuni secondi aggiungere 50 g di zucchero,
e una bustina di vanillina. Impastare per circa 2 minuti. Aggiungere all'impasto un uovo medio leggermente sbattuto, deve pesare circa 55-60 grammi. Lavorare il composto per circa 6 minuti alla seconda o terza velocità fino a formare un impasto compatto. Vi lascio la lista ingredienti e consigli in descrizione qui sotto. Ogni tanto fermare la macchina e portare l'impasto che si deposita sulle pareti della ciotola verso il centro. Poi continuare a lavorare. A questo punto aggiungere 3 grammi di sale e continuare ad impastare per circa 1 minuto. Successivamente aggiungere 40 grammi di burro morbido, un pezzetto per volta. Aggiungere un altro pezzo di burro quando quello precedente è stato completamente assorbito dall'impasto. Dopo aver inserito tutto il burro, lavorare l'impasto fino a quando risulta liscio, compatto e ben incordato. Impiegherà circa 7-8 minuti. A questo punto l'impasto è pronto. Trasferire l'impasto sul piano di lavoro. Con le mani imburrate praticare delle pieghe di rinforzo all'impasto. Poi pirlare l'impasto e formare una palla. Sistemare l'impasto in una ciotola imburrata, coprire con la pellicola e lasciar lievitare nel forno spento con la lucina accesa per 2 o 3 ore. Dovrà quasi triplicare il suo volume. Quando l'impasto è quasi giunto al termine della lievitazione, lavorare la crema con un frullino per renderla liscia e cremosa. Trasferire la crema in una sacca a poche. Conservare la crema in frigorifero. Ecco come si presenta l'impasto lievitato. Spolverizzare il piano di lavoro con la farina, trasferire l'impasto sul piano e dividerlo in 2 pezzi uguali. Con i 2 pezzi di impasto formare 2 palline. Tenere da parte una pallina di impasto coperta con la pellicola. Con il matterello stendere l'altra parte di impasto fino a formare un disco spesso 6-7 mm. Con le dosi indicate riuscirete ad ottenere una polacca da circa 26-28 cm di diametro. Adagiare il primo disco su una teglia foderata con carta forno. Sistemare il disco sulla teglia allargandolo con le mani.
Distribuire tutta la crema pasticcera sul disco, lasciando libero circa 1 centimetro dal bordo. Livellare la crema. Adagiare le amarene qua e là, schiacciandoli dentro la crema. Con l'altro pezzo di impasto realizzare un secondo disco uguale a quello precedente. Adagiare il secondo disco sopra la crema per racchiudere il tutto. Pizzicare il bordo per sigillare i 2 dischi di impasto. Poi schiacciare l'impasto lungo il bordo con i rebbi di una forchetta. A questo punto ripiegare il bordo sotto la base. Coprire il dolce con la pellicola e lasciarlo lievitare ancora un'ora nel forno spento. Dopo un'ora riprendere il dolce, eliminare la pellicola, mescolare un tuorlo con un cucchiaio di latte. Con il composto ottenuto spennellare tutta la superficie del dolce. Distribuire sulla superficie del dolce della granella di zucchero. Infornare in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti. Ecco la polacca appena sfornata. Prima di servirla lasciatela raffreddare a temperatura ambiente, poi un'ora in frigorifero.